del tipo di fine del professor Semerari. Ma io direi che la stessa ipotesi che ho fatto per la morte di Calvi, il suicidio di Calvi, il cosiddetto suicidio di Calvi, il cosiddetto suicidio di Sindona, dell'assassinio Pecorelli, è sempre quel potere che è interno a quell'establishment, è connaturato a quell'establishment, che quando un proprio uomo, ritengo io, che quando un proprio uomo è bruciato, è scoperto come strumento di quel sistema, è costretto a farlo sparire. Nel momento che Gelli cominciasse a dare non più soltanto una sorta di avvertimenti di tipo quasi mafioso in chiave, ma cominciasse sia pure larvatamente a parlare in chiaro, in quel momento stesso comincerebbe a correre dei grossi rischi. Per garantirsi dai quali rischi avrebbe soltanto un mezzo, quello di parlare rapidamente su tutto, e da quel punto in poi sarebbe garantito che nessuno gli farebbe niente. Quello che non hanno fatto né Calvi, né forse Semerari, né Sindona, sarebbero stati garantiti se avessero parlato subito e su tutto ad un magistrato onesto, e ce ne sono tantissimi, e sono la maggioranza, e fosse stato verbalizzato. A quel punto nessuno l'avrebbe potuto assassinare, perché si sarebbe trattato di un assassinio firmato. «28 agosto 1980. Nei confronti del Semerari, la Procura di Bologna emette un ordine di cattura, cui segue l'arresto per associazione sovversiva e presunto coinvolgimento nella strage di Bologna. Blitz per la strage di Bologna contro il terrorismo neofascista», titola in prima pagina il Corriere. E riporta: sarebbero 15 gli ordini di custodia eseguiti su mandato della Procura di Bologna per la strage alla stazione. Tra questi vi sarebbero 3 docenti descritti nel comunicato stampa della Procura come molto dotati sotto il profilo culturale. Si tratta del professore di storia e filosofia Paolo Signorelli, del medico psichiatra nonché perito del Tribunale di Roma Aldo Semerari e dell'insegnante di lettere a Parma Claudio Mutti. I 3 sarebbero accusati di ricostituzione della disciolta organizzazione Ordine Nuovo, e proprio la strage alla stazione sarebbe stata realizzata per celebrare tale nascita. Per tutti gli indiziati le accuse sarebbero di associazione sovversiva e banda armata. La nuova formazione non sarebbe formata da un'unica organizzazione, ma da gruppi maggiori e minori, contraddistinti da denominazioni diverse. Si va dai nuclei armati rivoluzionari, NAR, di Valerio e Cristiano Fioravanti, al Movimento Rivoluzionario Popolare, MRP, braccio armato di Costruiamo l'Azione, organizzazione creata dagli ex ordinovisti Massimo Facchini, Paolo Aleandri e Paolo Signorelli, fino a Terza Posizione, fondata da Roberto Fiore e Gabriela Dinolfi. «6 settembre 1980. Semerari, come si è detto, è un massone. Tale risultanza è assolutamente certa perché proviene da una discussione interna all'esecutivo di Palazzo Giustiniani. Una discussione del 6 settembre 80, all'indomani dell'arresto dello psichiatra, che, come si legge nel verbale della giunta esecutiva, viene definito fratello incriminato per la strage di Bologna.
sostenendosi che in realtà egli è un ideologo le cui idee strampalate sono state messe in pratica da un gruppo di pazzi, poiché il modo con cui è stata effettuata la strage dimostra che essa è stata opera di pazzi patologici. E dunque, secondo tale verbale, non sarebbe possibile coinvolgere l'intera massoneria nelle attività terroristiche che vengono date per scontate del Semerari. Riferirà anni dopo Carlo Semerari, fratello di Aldo. Ho innanzitutto ricordato di aver conosciuto l'avvocato Era subito dopo l'arresto di mio fratello, avvenuto alla fine dell'agosto 1980, ad opera della Procura di Bologna. Intorno al 15 settembre, il radiologo professor Di Grieco Michele venne da me, anzi mi convocò a Villa Mafalda, dove lavorava, per presentarmi l'avvocato Era Franco, direttore amministrativo della clinica. Andai lì con gli avvocati Cuticca e Iezzi. Il Di Gregorio mi consigliò quell'incontro dicendomi che l'avvocato Era faceva parte dei servizi di sicurezza ed aveva il grado di generale. Era persona, cioè, molto influente, in grado di aiutare mio fratello in quell'occasione. L'Era tenne un atteggiamento vago, per cui ci lasciammo senza aver concluso nulla. «10 ottobre 1980. Semerari viene ascoltato dai pubblici ministeri e riferisce: sono affetto da epatopatia ed attualmente ricevo cure presso l'infermeria del carcere. Desidero pertanto che per il momento non sia disposto il mio trasferimento a un centro clinico, ma soltanto che sia fatto cessare lo stato di isolamento. In primo luogo, confermo quanto già detto al PM e protesto la mia completa estraneità a tutti gli addebiti che mi sono stati mossi». Semerari nega poi di conoscere Concutelli, cui avrebbe risposto via lettera solo perché in cella con lo stesso Concutelli vi era un suo cliente, Tafuri, un catanese legato alla banda di Turatello, che non sapendo scrivere delegava la stesura delle lettere al Concutelli. «15 novembre 1980. Il tenente comandante dell'aeronautica militare Umberto Nobili è addetto al centro SIOS di Firenze. Il SIOS è il servizio di intelligence dell'aeronautica militare e si occupa in grandi linee di sicurezza interna. Nobili è collaboratore del capo del SISMI di Firenze, Federico Mannucci Benincasa. Dopo la strage di Ustica, Nobili svolge una serie di indagini sull'incidente di volo in questione e indaga anche su quello relativo al MiG-23 libico, caduto, sempre nel 1980, sui monti della Sila. Segue inoltre da vicino l'attività di Licio Gelli, anche se ciò non rientra espressamente tra le sue competenze. Dopo la strage di Bologna, Mannucci, riferendosi ai 2 aerei fino a quel momento precipitati, accenna al Nobili la possibilità che Semerari potesse aver preso contatti per conto di Gelli con alcuni soggetti libici, con riferimento alla preparazione della strage. Mannucci accenna anche a un'agenda del Semerari con un appunto che poteva far credere a un collegamento con Gelli. L'appunto parlava di un incontro tra i due, Gelli e Semerari, in un orario e in un giorno prestabilito. Mannucci aggiunge anche che sul 19 precipitato, nei pressi di Ustica, avrebbe potuto esserci a bordo anche una personalità importante, un magistrato, che poi, all'ultimo momento, aveva perso il volo. Mannucci aveva chiesto poi al Nobili se fosse stata accertata la data esatta della morte del pilota libico del MiG-23 precipitato sulla Sila. Prima di quel disastro aereo, Mannucci aveva accennato al Nobili l'ipotesi di rapporti tra la mafia, la Libia e la P2. Secondo Mannucci, la strage di Bologna era stata l'ultimo colpo di coda di Gelli per cercare di incidere sulla situazione politica italiana, sperando di ottenere per sé il maggior vantaggio. «18 dicembre 1980.
Semerari dichiara di non aver mai partecipato alla cena in casa del Signorelli, dove sarebbero stati decisi l'omicidio Arcangeli, poi sfociato per errore nell'assassinio del giovane Leandri, e di altri omicidi voluti dalla destra estrema. Dichiara inoltre di aver saputo, da chi non ricorda, di voci su un'indagine del giudice Amato anche nei suoi confronti, per un coinvolgimento suo con i gruppi estremisti di destra, ma aggiunge di non aver dato peso alla cosa. In carcere, Semerari inizia a dare segni di cedimento psicologico e minaccia più volte di votare il sacco se i servizi segreti non dovessero aiutarlo a uscire di galera. «13 gennaio 1981. Sul treno Taranto-Milano viene ritrovata una strana valigetta, contenente 2 mitra MAB, cariche di esplosivo dello stesso tipo utilizzato alla stazione di Bologna, nonché 2 biglietti aerei per Monaco e Parigi, intestati ad altrettanti cittadini tedeschi e francesi. Il ritrovamento si rivelerà una colossale operazione di depistaggio, la cosiddetta campagna Terrore sui treni. Lo scopo del depistaggio è avvalorare la tesi del terrorismo internazionale per la strage di Bologna, allontanando così i sospetti dall'estremismo di destra italiano e probabilmente anche per far uscire di prigione Semerari, o almeno dimostrargli che ci si sta muovendo in tal senso. Il depistaggio è frutto dell'opera del Super Sismi di Santo Vito e Pazienza. Il mitra MAB verrà sospettato di essere uno di quelli restituiti alla banda della Magliana per la liberazione del rapito Aleandri, e secondo Abatino tale mitra sarebbe stato nella disponibilità di Massimo Carminati. I biglietti aerei risulteranno acquistati da Giorgio Vale, vicino a Enar, che aveva la funzione di tenere i contatti tra Terza Posizione e il gruppo tedesco denominato Hoffmann. Erano contenute in questa valigia le 8 rudimentali bombe già pronte all'uso, rinvenute ieri, come già abbiamo dato notizia, sul treno Taranto-Milano fermato alla stazione di Bologna. Insieme alle bombe la valigia conteneva un fucile a canne mozze con relative munizioni e un mitra con 2 caricatori. Scendono in campo i vertici dei servizi segreti, collocano una valigia con esplosivo identico a quello usato pochi mesi prima nella stazione di Bologna. Collocano un mitra che è passato attraverso le mani del professor Semerari. È evidente che si tratta di una manovra gestita per intero dai servizi segreti. Lo sappiamo perché sono stati condannati definitivamente esponenti di vertice del Sismi collegato alla P2 e alla massoneria. E quindi quel messaggio è un messaggio che ha una chiarezza estrema. I giornali enfatizzano quel ritrovamento, fotografano ciò che è stato trovato, lo descrivono e Semerari capisce che qualcuno si è mosso. «17 marzo 1981. Viene scoperta la lista P2 a Castiglion Fibocchi. Quando esplode lo scandalo P2 con il sequestro delle schede, Semerari si mostra intimorito e si mette in contatto con l'avvocato Cuticca, già di Piazza del Gesù. Accertata l'appartenenza a Palazzo Giustiniani del Semerari e non essendo figurato il suo nominativo nel piedilista sequestrato al Grande Oriente d'Italia, ne consegue necessariamente che il fascicolo personale massonico del Semerari sia stato richiamato direttamente dal maestro venerabile della P2. «11 aprile 1981. Semerari viene scarcerato per mancanza di indizi, ma non è più lo stesso uomo. Viene quindi dapprima ricoverato a Villa Mafalda per essere tenuto sotto controllo e infine viene scarcerato, decretando così inconsapevolmente la propria condanna a morte». Voglio premettere una cosa: mio padre è stato in carcere per 8 mesi, ma 3 di questi 8 mesi sono stati in cella di isolamento, che è un'esperienza estremamente devastante generalmente per la psicologia di una persona.
Il secondo fatto è che mio padre, quando era in carcere a Regina Coeli, ebbe un'occlusione intestinale e con un'occlusione intestinale è possibile morire per una perforazione. Mio padre era medico e quindi era ben cosciente che poteva morire da un momento all'altro di una morte drammatica, e passarono alcuni giorni con questa attesa prima che si potesse riuscire a ricoverarlo e a farlo operare. Quando uscì dal carcere, mio padre fondamentalmente aveva paura di avere una malattia neurologica mortale. Temeva di avere una malattia che potesse portarlo a morte, una malattia per cui si muore. Era vero o no? No, non era assolutamente. Il 29 luglio 1981. Antonio Mottola, criminologo, collega di Aldo Semerari, viene ucciso mentre è seduto alla guida di un'auto rubata e poi posteggiata. Una botta alla nuca, la vittima si accascia sul sedile dell'auto con la testa riversa all'indietro e a quel punto un colpo di pistola lo colpisce alla carotide. Gli assassini danno quindi fuoco all'auto e il corpo viene ritrovato incenerito. Erano passati a sequestrarlo in casa 3 uomini alle 4 del mattino. Giovedì 25 marzo 1982. Semerari comunica alla famiglia che si recherà al manicomio criminale di Sant'Efremo, tappa abituale nella sua attività. Ad altri però riferisce che il motivo della trasferta è una perizia che deve fare a Umberto Ammaturo. Ammaturo è un boss della camorra napoletana, uno dei più feroci oppositori di Raffaele Cutolo, che a Napoli sta combattendo una guerra di camorra e mafia con la nuova famiglia. Un raggruppamento di famiglie camorristiche e mafiose che ha come unico comune denominatore l'anticutolianità. Vorrei chiarire ai telespettatori che lei è un avvocato e che è l'avvocato che ha difeso il professor Semerari al processo di Bologna. Sono professore di medicina legale ed ero il collaboratore diretto del professor, già accennato. Il giorno prima di partire il professor Semerari mi incontrò nell'atrio della Procura della Repubblica, mi manifestò gravissime preoccupazioni, mi pregò di accompagnarli, mi accennò direttamente che le sue preoccupazioni erano per i servizi segreti. Oggi sono diventati deviati perché noi non vogliamo riconoscere che evidentemente i servizi segreti possono aver fatto quello che hanno fatto. E naturalmente chiedeva la mia collaborazione, la mia cooperazione, perché voleva uscire fuori da questa situazione, che lo aveva già visto 8 mesi imprigionato come un criminale. Lui che era innocente d'un galantuomo. L'avvocato Biondi, il carissimo amico avvocato Biondi, Che è qui in studio con noi stasera. Guardi, le potrà precisare le angherie, gli interrogatori fatti alle 3 del mattino per intimorirlo, interrogatori fatti in circostanze paurose. Venerdì 26 marzo 1982. Prima di lasciare l'albergo, Semerari chiama l'avvocato Franco Era, cui confida di avere importanti novità da comunicare ai suoi superiori per l'indomani. Semerari scompare dopo aver lasciato la sua segretaria con l'indicazione del suo rientro da lì a un'ora, terminato l'appuntamento. Di certo c'è che a Sant'Efremo non arriverà mai. È scomparso. Il professore aveva con sé sempre un'arma. Negli ultimi tempi non l'aveva più. Dunque, devo dire che non sono d'accordo affatto sul fatto del turbamento, perlomeno telefonico, intendo, del professor Semerari. Il professor Semerari mi telefonò, mi pare fossero verso le 19, la telefonata fu brevissima e praticamente chiese, o perlomeno manifestò il desiderio di incontrarsi con un elemento dei servizi al quale avrebbe dovuto comunicare non si sa quale notizia, quale cosa. Quali servizi? Quelli militari o Militari. sismi, dunque? Domandai al Semerari, anzi potrei dire che, ripeto, insisto, la telefonata fu molto breve, domandai al Semerari che quando sarebbe ritornato e dissi di non impicciarsi di certe faccende, che lui faceva il professionista ed era bene che continuasse a fare quello, e in definitiva
il Semerari mi disse che sarebbe ritornato la sera successiva. Risposi al Semerari che ne avremmo parlato o direttamente oppure attraverso il telefono, come lui avrebbe preferito, la sera successiva. Il Semerari, l'unico punto che non è certo di preoccupazione, come lei poc'anzi mi pare abbia detto. Sì, ho detto preoccupazione. Di preoccupazione, ma che fu un momento di sospensione che ricordo perfettamente, di contrarietà. Ecco, di contrarietà, quando mi disse è peccato perché domattina alle 10 mi devo incontrare con delle persone. Ma ripeto, quella diversa tesi secondo la quale il Semerari avrebbe manifestato preoccupazione, addirittura paura, addirittura terrore, non ci fu, perché se ci fosse stata avrei detto al Semerari si affidi, dico ero in albergo, non è che fosse in una selva, quindi la risposta sarebbe stata vada in questura, vada dai carabinieri, vada a farsi proteggere, insomma, ecco. Quindi nego nella maniera più assoluta che vi fosse questa preoccupazione. Vi fu, ripeto, una contrarietà. Cioè il terrore che accompagnava il Semerari per la più piccola cosa, una telefonata ricevuta, una telefonata malintesa. Dunque lei dice che questo stato di preoccupazione e turbamento era negli ultimi tempi costante. Esatto. Mi riferisco alla telefonata, sì. Poc'anzi. Non Semerari, quella telefonata le disse io ho una notizia e la voglio comunicare ai servizi, è vero? Esatto. Che notizia è? Questo non lo so. So. Lei di chi parlò con di quella telefonata? Con chi ne parlò? Ne parlai subito dopo, quando ci fu la sparizione del professor Semerari, ne parlai ai servizi. Cioè I quali come commentarono? Niente, non commentarono niente, si attivarono in maniera tale da poter avere le opportune informazioni, ma questo dovrebbe essere poi richiesto a loro e non a me. No, perché lei però ha detto in una differente circostanza che Cogliandro, il colonnello, mi pare Cogliandro, la invitò a non parlare con nessuno di quella telefonata perché la vicenda del professor Semerari era, virgolette, una polveriera, virgolette. È esatto questo, ma in un'epoca successiva, cioè quando si richiese un chiarimento di questa faccenda, la persona alle quali ci indirizziamo e che io ad un certo profilo non ho nominato, non desidero nominare, e la persona ebbe a dichiarare, questo lo facevo per una questione di sicurezza nei confronti del sottoscritto che gli parlava, cioè in definitiva la versione fu poi questa. C'è una telefonata del colonnello Cogliandro a Santo Vito appena ricevuta la telefonata dell'avvocato Era, in cui... Scusi, ricordo, la telefonata dell'avvocato Era successiva alla telefonata di Semerari, con la quale Semerari lo pregava di mettersi in contatto con i servizi. E dopodiché Cogliandro, per telefono interno, dice Cogliandro nella testimonianza, parlai con Santo Vito e Santo Vito mi disse: tieniti la notizia per te. Non intervenne nessuno, Semerari stava ancora in albergo ed era possibile ancora salvarlo. Per rispondere, ricevo una telefonata e accertato che io ripasso la telefonata, non avevo altri. Ancora aggiunto, il destinatario della telefonata rappresentava uno dei migliori, a mio parere, ufficiali del servizio. Si parla del colonnello Cogliandro. Che a sua volta ritrasmise a chi di dovere. Che era il capo del servizio Santo. Allora vorrei precisare questo punto. Se vi fosse stato un desiderio di ignorare o di non trasmettere o di occultare o di coprire, non ci sarebbe stata la telefonata, non ci sarebbe stata la bisogna, ma soprattutto non ci sarebbe stata la preghiera personale mia di fare di tutto per poter vedere di aiuto. Fondamentale è proprio questo. Semerari si sente in difficoltà, questo è pacifico, possiamo non essere convinti che prima di arrivare a Napoli avesse paura, ma sicuramente quando va a Napoli ha paura, perché altrimenti non avrebbe fatto le telefonate che ha fatto. Che cosa è accaduto a Napoli noi non lo sappiamo. Sappiamo perché era andato a Napoli, ma non sappiamo che cosa accade a Napoli. In realtà ha paura della camorra. Motivi non ce ne dovrebbero essere, visto che era amico dell'uno e dell'altro. Ha forse paura di qualche altra cosa. E si rivolge, questo è importante, prima alle persone più vicine e poi all'avvocato Era, che è il tramite con i servizi. Perché ai servizi e non alla polizia? E perché quando gli si
gli si deve dare un'indicazione, gli si dice rifugiati in questura. Evidentemente si rivolge ai servizi segreti non solo perché ha dei rapporti con i servizi segreti e questi sono pacifici, ma perché pensa che i servizi segreti in qualche modo possano garantirlo come dire, dall'attacco che sta arrivando. E l'attacco che sta arrivando non può essere quello della camorra, perché altrimenti si va in questura e ci si rifugia in questura come gli era stato consigliato. Il pericolo viene da qualche altra parte. Il fatto che Santo Vito, capo dei servizi deviati, pensiamo di che anni stiamo parlando. 82. Noi stiamo parlando dell'82. C'è stato Castiglion Fibocchi, sono venuti